amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotaric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 15 al 21 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad inquadrare la vostra settimana, quindi le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo il giardino, interessante soprattutto per gli aspetti di apertura, di nuove conoscenze, incontri vecchi e nuovi, anche inviti, feste, qualche momento passato in allegria. Poi abbiamo l'albero. Possono esserci anche degli eventi, delle circostanze che ci possono portare a far crescere o a migliorare un nostro progetto, un qualcosa che stiamo portando avanti. L'albero non solo ci porta più energia, più vitalità e quindi una nuova fase di crescita, ma anche più benessere e andare a riprendere forse delle cose che abbiamo messo da parte o che abbiamo trascurato. E poi troviamo il cuore. Ecco, alcune cose che abbiamo messo da parte possono riferirsi alle nostre passioni. Io parlo in senso generico perché ovviamente è una carta legata all'amore, alla passione, ma non solo al sentimento, anche al prenderci cura di un'amicizia, di un progetto, quindi di un qualcosa a livello pratico, forse anche di prendersi cura di se stessi, quindi donare attenzione a qualsiasi cosa o persona che amiamo. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno, e troviamo anche un po' quelli di Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Amore, coppia single, ovviamente parliamo anche di relazioni più importanti, amicizia, famiglia, quindi consiglio di ascoltare le indicazioni e vedere che cosa vogliono dirvi. Come messaggio principale abbiamo il girasole, che può essere abbastanza positivo, perché sia con qualche evento di gioia e di felicità, sia anche maggior chiarezza in alcune situazioni, soprattutto quelle un po' più difficili, un po' più complesse. Il papavero spesso o ci porta una fase di malinconia o di tristezza, senso di solitudine o incostanza nel rapporto, nella relazione, quindi un po' di alti e bassi e che forse possono venire, come abbiamo visto sin dall'inizio, da alcune mancanze. Magari non necessariamente perché noi vogliamo mancare di attenzione, ma perché situazioni esterne, il lavoro, un po' che stiamo cercando di concentrarci appunto su alcuni aspetti, ecco ci può essere un po' di trascuratezza. L'altra persona insomma potrebbe un po' risentirne, forse è per questo che alcune carte mi stanno comunque dicendo che è il caso di recuperare, di concentrarsi negli affetti e nelle cose più importanti per voi. Può essere insomma la settimana giusta, perché questa cosa si vede di più nelle relazioni o in un'amicizia o anche in famiglia. Quindi ovviamente le carte non hanno un valore assoluto, possono consigliare, possono intercettare un'energia, una situazione che si può vivere, e magari noi, giocando d'anticipo, possiamo cercare proprio di andare a scardinare alcune cose. In questo caso secondo me
far sì che il girasole possa portare, chiarezza, calore, attenzione e cura, nelle relazioni, allora possono, migliorare tante dinamiche e tante circostanze. Questo vale anche per i single, forse, magari c'è un qualcosa che deve portarci all'attenzione di noi stessi, all'amore, alla cura che abbiamo di noi e poi valutare le situazioni a livello esterno, perché è vero, possiamo avere delle belle circostanze, delle situazioni gioiose, degli avvenimenti, delle nuove conoscenze, però queste carte forse fanno capire che magari non siete nel momento giusto, non vi sentite pronti ad affrontare scusate, un'eventuale relazione, oppure non ci sono le condizioni giuste a livello esterno che seppur conoscete una persona che è interessante, però non lo è, cioè non va oltre, diciamo, l'amicizia o una possibile avventura. Quindi questi sono, le indicazioni che ovviamente consiglio sempre di riflettere. Poi troviamo per le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze ehm, alcune cose che per me sono importantissime quando esce la carta dell'artista, è vero, può fare riferimento a voi stessi se fate, un lavoro da artista, però in senso generico ci può parlare di affidabilità, di anche creatività che tutti possiamo utilizzare in quello che facciamo e di, riflettere per possibili realizzazioni nel corso della settimana, ma anche per programmare, la manifestazione, la realizzazione di un progetto, di un proposito, nel futuro. E infatti sono favoriti i progetti di lunga durata, dove sapendo già che abbiamo bisogno di tempo per realizzarli, meglio programmare, meglio muoversi passo per far sì che questo accada. E questo è il momento giusto perché queste carte ci stanno consigliando di proiettarsi in avanti, di osservare, di vedere tutto quello che abbiamo a disposizione, anche se magari c'è un conflitto, c'è un impedimento, c'è un qualcosa che non sta funzionando, però è una fase passeggera. Forse questo può riguardare altre situazioni, una spesa imprevista, una persona che può ostacolarvi o delle difficoltà a livello lavorativo di vario genere. Spesso può succedere che magari si è in contrasto con il capo oppure con una persona che lavora con voi, può essere anche un cliente, quindi in qualsiasi circostanza vi trovate, comunque queste vi stanno dicendo proprio di guardare oltre, di andare in avanti e cercare di proiettare appunto i vostri sogni, i vostri desideri. Questo vale un po' per tutti e io direi a maggior ragione anche per chi è in cerca di lavoro, perché si deve pianificare e far crescere o un progetto che voi avete già in mente e quindi calcolare, valutare se è il caso di metterlo in pratica, oppure magari di fare una modifica, dei cambiamenti proprio alla ricerca che avete in corso del lavoro, perché effettivamente c'è qualcosa che non sta proprio funzionando come desiderate e allora queste carte indicano appunto di fare un'attenta analisi, di fare una specie di bilancio e cercare di capire cosa deve essere cambiato. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!